Ciao a tutti abitanti di Aionios, in questo video vi andrò a mostrare le migliori classi per ogni personaggio presente in Fire Emblem Engage. Le scelte in particolare le ho effettuate cercando di sposare tanto la personalità dei vari membri del gruppo quanto le loro attitudini, ossia i loro punti di forza. Attualmente sono al capitolo 14, quindi non sono presenti spoiler riguardo gli ultimi personaggi del gioco ed il video ottimale chi più o meno come me si ritrova all'incirca a metà gioco. Prima di iniziare con il video vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Bene, direi di partire subito con la protagonista del gioco, Aliar, quindi andiamo a vedere le sue abilità di base. La prima è Ispirazione Divina, dove gli alleati adiacenti infliggono 3 punti di danno in più e subiscono un punto di danno in meno. La seconda è Spirito Divino, dove il valore massimo della barra dell'unione dell'unità è ridotto di 1. Per quanto riguarda Aliar, parte con la classe Erede Divino, ed ovviamente sia a livello di personalità sia a livello di attitudini, ossia i punti di forza, la miglior classe su di lei nel quale evolverla sarà Drago Divino, che come possiamo vedere conferisce l'abilità che ho detto prima, Spirito Divino, dove il valore massimo della barra dell'unione viene ridotto. Bene, questo era tutto per Aliar. Passiamo adesso al secondo personaggio, Eti, che avrà come abilità di base Energizzante, che in pratica consiste che se si usa uno strumento curativo si ottiene un'aggiunta di +2 alla forza per un turno. Bene, la classe migliore è di Eti. Lei partirà come arciere e la sua classe migliore sarà, come potete leggere, io già l'ho applicata, tiratore scelto, la quale conferirà un'altra abilità, ossia concentrazione. In cosa consiste concentrazione? Che se il nemico non può contrattaccare, l'unità otterrà triplo +10. Triplo ovviamente sarebbe il critico di questo gioco, che è un moltiplicatore di per 3 ed importantissimo in quanto può rovesciare le sorti della battaglia. Un'altra alternativa sarebbe il Cavaliere Arco, tuttavia l'abilità presente non è delle migliori dal momento che sarebbe tiro letale e consiste che se l'unità inizia lo scontro senza prima muoversi ottiene colpo +40. Solo in particolare con gli arcieri non si sposa alla perfezione questa abilità, perciò la mia scelta è quella di tiratore scelto, questa qui. Bene, proseguiamo con Fram. Fram ha come abilità di partenza questa, che in pratica conferisce sia a lei sia al Drago Divino, quindi diciamo è un'abilità che aiuta entrambi, schivata +10 durante lo scontro. La schivata è fondamentale in quanto, come dice il nome, permette di schivare gli attacchi nemici, soprattutto quelli più potenti. E la miglior classe su di lei partirà come monaco. Tuttavia la miglior classe può essere sia Gran Sacerdote, la quale le conferisce un'altra abilità. Gran Sacerdote si trova in fondo alla lista e sarebbe questa qui. Gran Sacerdote fornisce l'abilità Cura di sé, nella quale l'unità può usare i bastoni curativi non solo sugli alleati, ma anche su se stessa, e questo è indispensabile soprattutto quando ci ritroveremo più nemici a schermo. Un'altra scelta possibile per lei, molto particolare, è quella delle arti marziali. Questo, maestro marziale, che conferisce un'altra abilità, cura diffusa, ossia se l'unità viene curata con un bastone, gli alleati adiacenti recuperano il 50% dei PS recuperati da se stessa. Io onestamente tra le due sceglierò, ancora non l'ho fatta evolvere, ma sceglierò Gran Sacerdote in quanto la vedo più come curatrice, anche perché avremo un altro personaggio nel quale si evolverà il maestro marziale, che vi andrò ad illustrare in seguito. Continuiamo con Chloe.
la quale ha già un'abilità fiaba, che se entro due spazi ci sono due alleati adiacenti maschi e femmina, l'unità infligge 2 punti di danno in più durante lo scontro. Qual è la miglior classe per Chloe? Mentre sui precedenti personaggi abbiamo avuto delle biforcazioni in quanto potevano assumere più classi ed erano entrambe lecite, su questa non c'è ombra di dubbio in quanto lei partirà come Pegaso Lancia, ma la classe migliore per lei è solamente una e non è né Soldato Lancia, né Corazziere Lancia, né Cavaliere Lancia, ma Cavaliere Grifone, il quale le conferirà un'abilità molto importante, modo assistito, nella quale agevola il movimento per lei e per gli alleati. E questo era tutto per quanto riguarda Chloe. Passiamo a Yunaka, la quale partirà con l'abilità Arte dell'Uccisione, che le conferisce triplo o più 15 se l'unità attacca da un terreno con bonus schivata, come può essere ad esempio un cespuglio. E dal momento che i cespugli sono abbondanti soprattutto nelle mappe iniziali ma anche in quelle seguenti, non mancheranno occasione di usarla. Qual è la miglior classe su Yunaka? Lei partirà con la classe Ladro e sono possibili 2 scelte molto particolari su di lei. La prima è Maestro di Spada, la quale le applicherà un'altra abilità, Sorpasso, nella quale diciamo usando il comando per attaccare su un nemico adiacente si sposta dalla parte opposta. E questo è utile nelle scelte posizionali, soprattutto nelle mappe che andremo a vedere in endgame. Ad ogni modo, un'altra classe molto affine a lei si chiama, non so se la trovo, Cavaliere Lupo. Cavaliere Lupo si dovrebbe trovare in basso, la quale le conferisce, eccola qui, nella quale potremo scegliere, oltre al coltello che lei utilizza di base dal momento che è classe ladro, su quale specializzarla, su una delle 3 armi a scelta tra lancia, ascia e spada. Questo non è l'importante, ma l'elemento chiave è la skill che le offrirà, ovvero lo sgambetto. Se l'unità inizia lo scontro con un coltello, infligge movimento -2 al nemico per un turno. Ricordiamo che il coltello ha già un'altra utilità, ovvero quello di avvelenare il nemico. Avvelenare il nemico sta a significare fargli subire danni maggiori dei prossimi attacchi, e questo si sposa alla perfezione con questo sgambetto, in quanto le applica un malus in più, ossia oltre a subire più danno dai successivi attacchi è pure limitato nei movimenti, e quindi anche questa è un'ottima scelta su di lei. Anche Maestro Spada va bene ad ogni modo, cioè quella che abbiamo visto all'inizio, ossia questa, con un'abilità abbastanza chiave. Bene, passiamo al prossimo. Ivy, la quale parte, a differenza dei precedenti personaggi dove avevano solamente un'abilità di base, parte con 2 abilità. La prima è idea fissa, ossia che se l'unità si scontra nuovamente con l'ultimo nemico affrontato, ottiene colpo più 20. Colpo sarebbe la precisione dell'attacco, la probabilità che l'attacco vada a buon fine. E questo risulta fondamentale soprattutto quando si affrontano nemici con elevati HP, quindi con molte barre della vita, ed anche contro i boss ovviamente, perché colpendo più volte lo stesso nemico aumenta la probabilità che il colpo vada a buon fine. E infine vuoto riflesso, se l'unità attacca con il tomo e lei è essenziale il tomo su di lei, quindi diciamo verrà applicata sempre questa abilità, infligge un danno extra pari a metà della magia del nemico, dove la probabilità è sempre la destrezza. Quali sono le migliori classi su di lei? Lei partirà con la classe Doma Bestie. Io già l'ho fatta evolvere in questa classe che vi andrò a mostrare, che secondo me è quella migliore su di lei, vale a dire Lindworm, la quale vi offre questa abilità che vi ho raccontato prima, ossia vuoto riflesso. Un'altra scelta particolare può essere su di lei Saggio,
la quale le conferisce armonia magica, ossia che se si inizia lo scontro con un tomo, l'attacco aumenta di un numero pari agli alleati adiacenti che però utilizzino i tomi. Quindi entrambe queste scelte vanno bene su di lei, anche se io consiglio questa. Passando al prossimo personaggio, non so se lo trovo, Zelkov. Ha come abilità ora basta, ossia se il nemico inizia lo scontro subisce colpo meno 10, ossia sarà più difficile che il nemico lo colpisca perché gli va a ridurre la destrezza in pratica. Quali sono le migliori abilità su di lui? Zelkov partirà come ladro e la migliore classe disponibile al momento è questa. Cavaliere Lupo. Ovviamente starà a voi poi scegliere su quale specializzarlo, se su questo con la spada, con la lancia o con l'ascia. Ad ogni modo qualsiasi di questi tre vanno bene, anche perché come vedrete ha grado S sul coltello, che è l'arma che lui utilizza di base. L'abilità sgampetto l'abbiamo già analizzata prima. Consiste sempre in quella che se si inizia lo scontro con un coltello si limita il movimento dell'avversario. Proseguendo abbiamo Fogado. Fogado è molto interessante. Innanzitutto la sua abilità fascino, ossia se si scontra nuovamente con l'ultimo nemico affrontato, il nemico subisce un malus alla sua probabilità di colpo triplo. E questo è fondamentale perché i colpi tripli praticamente vi rovineranno ogni partita se usati dall'avversario. E quindi diciamo Fogado è un'ottima scelta per ridurre questa eventualità sfortunata. Andiamo ad analizzare quali sono le migliori classi su di lui. La scelta può ricadere su due classi in particolare. La prima, quella che consiglio maggiormente, è Cupido, la quale aggiungerà l'abilità Specchio Riflesso, ossia se l'unità contrattacca può infliggere danno extra pari a metà del danno subito, dove la probabilità ovviamente è la destrezza. Una seconda alternativa su di lui può essere quella di... la troviamo più... eccola qui, quella di Guerriero. In particolare sia per la sua affinità con l'arco che già partirà con un grado A sull'arco con la sua classe iniziale, sia con l'ascia. E in particolare acquisirà un'altra abilità, spietatezza, ossia se l'unità attacca un nemico che ha subito l'effetto breccia, infligge il 50% in più dei danni. E questo è fondamentale soprattutto in quest'ultimo titolo della serie Fire Emblem, dove l'abilità, questa nuova meccanica della breccia è fondamentale. Quindi in questo caso non solo si impedirà al nemico di contrattaccare, ma si aggiungerà anche un bonus, ossia questo bonus, questo aumento dei danni. Continuando, abbiamo Pandreo, il quale partirà con l'abilità Gran Festa, che conferisce un bonus sia a colpo sia a schivata pari al triplo del numero di alleati e nemici nel raggio di 2 spazi. E le abilità migliori su di lui... ecco qui, se n'è andato lo schermo. Le abilità migliori su Pandreo sono due. Il primo è Saggio. Ovviamente partirà lui già come Gran Sacerdote, quindi è scontato che debba avere un grado S su quello dei tomi per essere saggio. E verrà utilizzato con armonia magica, ossia se l'unità inizia lo scontro con un tomo, l'attacco aumenta di un numero pari agli alleati adiacenti, sempre con i tomi, quella che abbiamo visto anche prima. Una seconda scelta su di lui è la seguente, Gran Sacerdote, dove abbiamo già analizzato questa abilità cura di sé, l'unità può effettuare le cure anche su se stessa tramite i bastoni. E questo era tutto per quanto riguarda Pandreo. Il seguente è Banet. Banet ha come abilità di classe bis culinario, ossia mangiando un pasto l'unità può ottenerne un altro uguale e la probabilità dipende da quella indicata. Ora, le classi migliori su di lui quali sono?
Lui partirà come Gran Cavaliere e avremo una biforcazione su di lui in base al tipo di personaggio che vogliamo che diventi. Ossia, il primo è quello di Maestro di Spada, la quale avrà l'abilità Sorpasso, che abbiamo già analizzato, si attacca il nemico e si sposta sulla parte opposta. Oppure uno totalmente diverso, Gran Cavaliere. Il Gran Cavaliere che si biforca a sua volta in 3 possibilità, ossia quello specializzato lance e ascia, spade e ascia o spade e lancia. Ovviamente dal momento che lui parte già con questa classe vi consiglio di provare tutte le combinazioni e vedere con quale vi trovate meglio. Credo che l'ottimale sia proprio questa, ossia la spada e l'ascia, che su di lui si sposano alla perfezione. Bene, siamo arrivati a quasi metà dei personaggi analizzati, direi di continuare con l'altra metà nel prossimo video. Se avete altri consigli su build particolari da proporre, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che per non perdervi i prossimi contenuti potete seguirmi anche su tutti i miei social, di cui trovate i link in descrizione. Per oggi era tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!